Giorno nuovo, nuova AI. Abbiamo infatti avuto nuovi modelli di intelligenza artificiale che si sono moltiplicati come i gremlins sotto la pioggia. Oggi infatti vi parleremo di tutti i modelli di intelligenza artificiale usciti la scorsa settimana. Google è letteralmente in fiamme con il rilascio della serie di modelli Gemini 2.0. Questi modelli sono costruiti specificamente per casi d'uso legati all'AI generativa. Google li presenta persino come strumenti per creare agenti AI e automatizzare i processi. Ancora news da Google, che è letteralmente on fire. Infatti ha introdotto il modello più potente che abbia mai rilasciato, capace di funzionare su una singola GPU, chiamata Gemma 3, e i modelli rilasciati sono tutti open source. Sì, avete capito bene, open source, quindi gratuiti da installare e usare sul vostro computer. Questi modelli non supportano solo testo, sono infatti capaci di creare anche immagini e video. Vedremo come installarli sul vostro computer e smartphone. Questa intelligenza artificiale è davvero utilissima. Si chiama Trajectory Crafter ed è un AI che può modificare i movimenti della telecamera in un video già esistente. Può inserire qualsiasi video e farle generare la stessa scena, ma con movimenti e angolazioni di camera completamente diversi. Quanto è pazzesco questo! Questa è una delle migliori intelligenze artificiali per la generazione di video che puoi usare in questo momento. Si chiama One 2.1, sviluppata da Alibaba, ed è completamente gratuita e open source. Questo significa che puoi scaricarla e utilizzarla sul tuo computer, gratuitamente e senza limiti. In questo video ti parlerò delle sue capacità, la confronterò con i principali modelli di generazione video disponibili e ovviamente ti mostrerò passo passo come installarla e farla funzionare sul tuo computer, oltre che come poterla usare online per tutti. Manus AI si distingue per la sua capacità di analizzare, pianificare ed eseguire attività in modo indipendente, andando oltre le funzionalità di tradizionali modelli di AI come ChatGPT. Non vi parleremo di Manus AI in questo video perché lo abbiamo già approfondito nel video in sovraimpressione, dove vi abbiamo descritto come usarla e come installarla sul vostro computer. Google ha rilasciato i nuovi modelli della serie Gemini. Questi modelli sono costruiti specificamente per l'intelligenza artificiale e possono essere utilizzati come strumenti per creare agenti AI e autonomizzare processi. All'interno della famiglia dei modelli Gemini ci sono 4 modelli, tutti progettati per compiti specifici. Gemini 2.0, che è sperimentale ed è migliore per il coding e la gestione di prompt complessi. Gemini 2.0 Fast, ottimizzato e veloce per operazioni di AI. Gemini 2.0 Experimental, pensata per ragionamenti avanzati e con capacità di spiegare i processi. Gemini 2.0 Flashlight, il modello più economico e conveniente. Oltre a questo, questi modelli offrono supporto multimediale, il che include generazione di immagini, testo, sintesi vocale e la possibilità di permettere agli agenti di utilizzare strumenti come la ricerca Google, esecuzioni di codice e molto altro. Il modello Gemini 2.0 Flash supporta persino una finestra di contesto di 1 milione di token, il che lo rende molto pratico per l'uso quotidiano, potendo gestire documenti molto lunghi e grandi quantità di dati. Per quanto riguarda i costi, questi modelli sono gratuiti nella versione base, il che è veramente incredibile. Con i modelli Gemini puoi costruire agenti AI con capacità integrate, gratuitamente e più velocemente di qualunque altro modello. Ed è proprio questo che ti mostrerò oggi, come usare l'API di Google Gemini gratuitamente. La cosa fantastica per noi è che possiamo effettivamente accedere gratuitamente a Gemini 2 Pro Experimental API grazie a OpenRouter. Se vuoi provarlo, ti basta andare su OpenRouter, cercare Gemini Pro 2.0 o qualunque altro modello
andare nella scheda API e una volta creato un account gratuito potrai generare una chiave API per accedere a questa API gratuita. A quel punto potrai incollare le chiavi API direttamente su Cline, Bolt, Visual Studio Code, Cursor, Windsurf oppure integrarla nelle tue applicazioni o siti web autoprodotti. Gamma 3 è una nuova versione di modelli open source leggeri e all'avanguardia. Questi sono modelli open source basati sulla stessa tecnologia di Gemini 2.0 e progettati per essere estremamente efficienti. Offrono 4 versioni di diversa dimensione: 1B, 4B, 12B e 27 billion parameters. Tutti questi modelli sono ottimizzati per funzionare su vari dispositivi, inclusi lo smartphone, il laptop e workstation, e sono stati addestrati in oltre 140 lingue, con supporto nativo per almeno 35. La cosa migliore è che questi sono modelli open source, puoi installarli localmente tramite il Llama e LM Studio. Non si tratta solo di modelli testuali, tranne il modello da 1 billion parameter. Gli altri 3 sono modelli multimodali, quindi in grado di comprendere testo, immagini e brevi video. Portano fino a 128K token, mentre il modello 1 billion arriva fino a 32.000 token. Le prestazioni sono impressionanti per le loro dimensioni, riescono a superare modelli molto più grandi come DeepSeek V3 671 billion parameter e Llama 3 da 405 billion parameter. È incredibile vedere come Gamma 3 superi perfino O3 Mini, richiedendo solo una singola GPU Nvidia H100, mentre i modelli concorrenti ne richiedono molteplici. Rispetto al modello precedente, Gamma 3 mostra enormi miglioramenti in quasi tutti i benchmark: matematica, programmazione, domande e risposte generali, ragionamento logico o quant'altro. Se vuoi provarlo sul telefono, web o cloud, c'è un link su Google AI per utilizzarlo subito. L'installazione è semplice. Puoi accedere a tutti gli endpoint tramite Hugging Face o installarlo usando Ollama. Per installarlo localmente sul tuo sistema operativo, vai sulla scheda del modello, scegli la dimensione che desideri, assicurati di avere i prerequisiti per eseguirlo. Dopo averlo fatto, copia il comando della scheda del modello, incollalo nel terminale e premi invio per avviare l'installazione locale. Usando LM Studio è ancora più facile. Basta cercare il modello Gamma 3, scegliere la versione e la dimensione desiderata, cliccare sul download e utilizzarlo nell'interfaccia di chat integrata. In caso tu voglia provarlo direttamente via web, puoi farlo gratuitamente con Google AI Studio. Basta selezionare il modello, scorrere in basso e scegliere il modello Gamma 3 che preferisci, ad esempio la versione da 27 billion parameters. Il prossimo strumento di intelligenza artificiale è davvero utilissimo. Si chiama Trajectory Crafter ed è un AI che può modificare i movimenti di camera di un video già esistente. In pratica, puoi inserire qualsiasi video e far sì che l'AI generi la stessa scena ma con movimenti e posizioni della camera differenti. Quanto è fuori di testa tutto ciò. Ecco alcuni esempi dei controlli di camera che puoi ottenere. Puoi muovere la visuale a sinistra, a destra, in alto, in basso, oppure farla orbitare a sinistra, a destra, su, giù e ancora eseguire zoom e zoom out. Ma vediamo qualche esempio, no? Prendiamo come video di input questa scimmia che gioca a scacchi. Possiamo inserirlo in Trajectory Crafter e far sì che la camera faccia uno zoom e orbiti attorno alla scena. Ed ecco il risultato. Davvero incredibile, no? Un altro esempio. Una nonna che cucina qualcosa. Puoi inserirlo in questa AI e far zoomare e orbitare. E tra l'altro puoi anche specificare il punto centrale dell'orbita. Quindi, invece di orbitare intorno alla nonna, puoi cambiare l'input e farlo orbitare in modo da mostrare il retro della cucina, come in questo caso. Nota che il retro della cucina non esiste nemmeno nel video originale, quindi l'AI lo genera e lo inventa in tempo reale. Ecco un altro esempio, questa volta con un camaleonte, che tra l'altro è molto figo. E puoi modificare il movimento della camera in questo video come preferisci. Un altro esempio ancora è il video di una donna a Tokyo, girato con Sora. Puoi far orbitare la camera attorno alla donna. Anche in
quest'altro esempio puoi far cambiare il movimento della camera in modo molto più dinamico. E qui un esempio con un video di una bistecca calda, succosa e fumante. Puoi di nuovo modificare il movimento di questa camera attraverso queste AI. E parlando di video caldi e succosi, penso che queste AI potrebbe davvero rivoluzionare altri tipi di video, se hai capito che cosa intendo. Comunque, un altro bellissimo esempio, una scena di una cascata, e possiamo far orbitare che la camera attorno alla scena in questo modo. Ci sono tantissimi altri esempi su questa pagina. Sarebbe utilissimo per spot pubblicitari di prodotti, tutorial, cucina e qualsiasi altra situazione simile, dove normalmente servirebbero multicamere a riprendere la scena. Qui invece con una sola camera puoi in post produzione modificare il video. E qui sul sito potrai trovare un'enorme quantità di esempi. Se volete dare un'occhiata potete controllare al link qua sotto. Se scorri in alto sulla pagina c'è anche uno spazio di Hugging Face per utilizzarlo online. Tuttavia, siccome si tratta di generazione video, non è disponibile un piano gratuito. Servono infatti GPU abbastanza potenti e quindi devi affittarla su Hugging Face. Oppure, se tu hai una GPU abbastanza potente, puoi scaricarlo e farlo girare in locale sul tuo computer gratuitamente. In cima alla pagina c'è anche il link e il repository di GitHub con tutte le istruzioni su come scaricarlo e farlo funzionare in locale. Attenzione, è richiesta una GPU CUDA con almeno 28 GB di memoria, quindi neanche una RTX 4090 con 24 GB di VRAM sarà sufficiente. È stato appena rilasciato questa settimana, quindi speriamo che la community open source possa presto creare una versione quantizzata che possa girare su una GPU meno potente. Per adesso trovi il link di questa pagina sotto in descrizione. E diamo un'occhiata a One 2.1 da Alibaba, ricordando che è open source per tutti. Ok, diamo un'occhiata al sito che vi lascerò in descrizione. Potete sia creare immagini che video e scegliere il formato. Avrete un tiers gratuito quando vi iscrivete, altrimenti per ulteriori realizzazioni di video bisogna pagare. La maniera per averlo gratis è utilizzarlo scaricando la versione open source sul vostro computer, ma non sarà facile perché dovete avere un computer abbastanza potente. Qui ho creato quell'immagine che avete visto all'inizio di questo video, un robot con la scritta Tech Italia AI che cammina in una strada mentre la camera si muove verso sinistra e lui si gira e saluta la camera. Ma diamo un'occhiata a alcune delle demo e vedete quanto questi scenari sono realizzati in maniera perfetta. Anche qui vediamo un chitarrista notebook, possiamo dire, bellissimo. E scusate, io adoro la fantascienza e anche questo è veramente ben realizzato. Ma bando alle ciance, compariamolo con gli altri modelli. Ho voluto mettere a confronto con i migliori modelli esistenti, da Google Video a Kling a Minimax, ma dovete considerare che questi sono tutti modelli a pagamento che non vi potete scaricare, mentre invece questo è open source. Ho testato tutti questi modelli con prompt complessi, prendendo il migliore dei tre risultati generati da ciascuno. Per esempio, il prompt era 2 samurai che combattono con spade uno contro l'altro. Con One 2.1 il risultato è stato incredibile. Non solo si scontrano, ma uno dei samurai cerca anche di colpirlo con un calcio. La fisica e i movimenti sono i più realistici. Google Video invece non riesce a gestire bene la scena di lotta. I movimenti risultano innaturali. Kling Pro è un disastro. Passiamo a un altro test. Una donna che ride incontrollabilmente, con lacrime che scorrono sul viso. E anche qui il nostro One 2.1 si vede chiaramente che la donna ride molto forte e con lacrime vere. Mentre anche in video, diciamo, ha fatto un ottimo lavoro. Le altre, insomma, un test ancora più difficile, una ginnasta che esegue un salto mortale perfetto all'indietro sulla trave d'equilibrio. E qui purtroppo hanno fallito un po' tutti, soprattutto Kling che non si capisce che cosa stia facendo. E ora ti spiego dove puoi usarlo. La prima è la piattaforma ufficiale di OneVideo, dove trovi il link nella descrizione. Registrandoti gratuitamente ricevi 50 crediti, più
riceverai dei crediti giornalieri solo effettuando il login. Servono circa 10 crediti per generare un video. Puoi generare immagini e video scegliendo il rapporto d'aspetto e persino raggiungere effetti sonori. Puoi anche caricare un'immagine di partenza e perfino specificare un frame iniziale e uno finale, e l'AI genererà il video riempendo lo spazio tra le due immagini. Un'altra piattaforma è Coin di Alibaba, dove oltre a generare video puoi generare immagini, chattare e persino fare ricerche web. Inserisci il prompt, scegli il formato e clicca su Generate e via! Ho testato una scena di cuccioli che imparano a diventare chef. Il risultato è stato incredibile. C'è anche uno spazio gratuito su Hugging Face. Vi lascio anche qui il link in descrizione. È un'interfaccia semplice. Inserisci il prompt, clicchi Generate e aspetti il risultato, ma attenzione, a volte è molto congestionato e i tempi di attesa possono essere lunghi. Se volete sapere come installarlo sul vostro computer, basta che me lo scrivete nei commenti e creerò un video dedicato. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare su mi piace, così creerò altri contenuti simili. Ciao e alla prossima!